Ok, 8 ottobre 2024 è con un misto di emozione e una certa preoccupazione che diamo ufficialmente il via al nuovo gruppo AOG Italia, l'ultimo arrivato nella grande comunità AOG, proprio nel giorno dedicato, tra l'altro, a Ada Lovelace, che è generalmente considerata la prima programmatrice della storia. Sono estremamente contento di vedere che ci sono 13 partecipanti al posto dei 3-4 che mi aspettavo all'inizio di questa avventura. Devo confessare che ero alquanto scettico sulle possibilità di partenza di un gruppo italiano dedicato ad Access, visto che Access in Italia non è pensavo che non fosse particolarmente diffuso. Ora però rimango un po' scettico sulle nostre possibilità di sopravvivenza, ma speriamo di riuscire col vostro aiuto a far crescere e prosperare questo gruppo. Dunque, mi aspettavo un po' di VIP che non sono arrivati, c'è soltanto Colin, il cui nome probabilmente non vi dice nulla al momento, ma insomma, almeno a molti di voi, ma fra breve capirete di chi stiamo parlando. Fra poco parleremo di questa comunità, ma come prima cosa penso che sia necessaria una breve presentazione. Il mio nome è Alessandro Grimaldi, sono originario di Roma, ma da 10 anni vivo a Francoforte e ho iniziato a programmare nell'82 e nel 98 ho scoperto il VBA, che da allora, parliamo quindi di 26 anni fa, è diventato il mio linguaggio di programmazione preferito. Qualche anno dopo ho avuto la fortuna di diventare consulente per un'agenzia delle Nazioni Unite chiamata World Food Program, la WFP, più conosciuta in Italia come PAM, il Programma di Alimentazione Mondiale, per la quale negli anni ho lavorato in Afghanistan, a Pyongyang, in Nord Corea, Addis Abeba, Etiopia e anche in Italia. Con un'altra organizzazione delle Nazioni Unite ho lavorato a Vienna e infine nel 2014 sono stato chiamato qui in Germania, dove ho lavorato 5 anni alla Banca Centrale Europea. In tutti questi posti, in tutti questi anni, il mio lavoro è consistito nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni VBA, quindi non limitate ad Access, ma estese a tutto Office, e spesso, quasi sempre, integrate con altri sistemi e piattaforme tipo Oracle, SQL Server, server SMTP, macchine virtuali, eccetera. Mi sono però specializzato in Access, che secondo me è uno strumento eccezionale che va ben oltre quello che comunemente si pensa, come vedremo fra poco. Vorrei anche presentarvi il co-chairman, il co-presidente di questo gruppo, anche se questa definizione a lui non piace, il mio vecchio amico e collega Simone Bardi. Anche Simone è di Roma, ma curiosamente ci siamo conosciuti in Afghanistan nel 2003, dove anche lui lavorava per la WFP. Abbiamo avuto occasione di lavorare ancora insieme negli anni successivi al quartier generale della WFP a Roma e anche qui a Francoforte alla BCE. Negli ultimi anni lui ha lavorato ancora alla WFP a Roma, adesso si sta lentamente spegnendo su un progetto in Drupal, ma ha accettato, forse per disperazione, di aiutarmi in questa avventura. Simone è la prima persona a cui chiedo un consulto quando c'è un problema, quando ho bisogno di un secondo parere o semplicemente quando mi serve qualcuno da insultare perché c'è un problema più stressante degli altri. Dico tutto questo al posto di Simone perché lui è una persona molto riservata e non penso voglia intervenire, ma devo ovviamente chiedergli se vuole perlomeno aggiungere qualcosa. Un benvenuto, un saluto. Grazie Alessandra. Ok, No, non penso... grazie, ciao a tutti, è un piacere conoscervi, non vi ho mai conosciuto voi, vi conosco da voi che Alessandro e speriamo che questo gruppo veramente faccia rivivere Access, lo vedo sempre più Spento, sì. spento, Sì, come sì, sì, dire. come dire. Va bene, grazie Simone, non mi aspettavo tutta questa eloquenza. Va bene, allora parliamo un pochino di AUG, che sta per Access User Groups. Si tratta di una organizzazione senza fini di lucro diretto, perlomeno, non ci sono soldi coinvolti, che riunisce gli sviluppatori Access di praticamente tutto il mondo, quantomeno del mondo occidentale. È divisa in gruppi, tipicamente su base geografica o linguistica, e questi sono i gruppi che attualmente ne fanno parte. Access with SQL Server è stato il primo, è gestito da Juan Soto, il fondatore e grande capo di AOG. Juan vive in America, ha una società chiamata IT Impact
ed è un esperto di sistemi che usano Access come front-end e SQL Server come back-end. Speravo fosse qui stasera, ma evidentemente ha avuto problemi. Eastern Time è un altro gruppo americano dedicato alla costa est degli Stati Uniti, gestito da Delphi. Poi c'è Lunchtime, un altro gruppo americano, Stati Uniti centrali, gestito da Maria Barnes. Pacific, indovinate un po', ancora un altro gruppo americano, presieduto da George Hepworth per la costa ovest. Access Latino ovviamente è dedicato agli sviluppatori Access del Sud America, il presidente è il messicano Edgar Olivares. In Europa abbiamo AUG Spagna, gestito da Juan José Luna Lesos, detto fortunatamente solo Juanco, che una volta mi ha invitato a parlare in questo gruppo e ho dovuto fare l'intera presentazione in spagnolo, che non conosco, ma Google Translator esiste anche per questo. Poi ancora in Europa c'è Access Europe, ovviamente, ottimamente, splendidamente condotto da Colin Riddington, e di cui mi pregio di essere il quasi inutile co-chairman. Colin ha trovato il tempo di unirsi a noi, il che ovviamente mi fa molto piacere. So, Colin, thank you so much for finding the time to be here. Can you understand anything of what we're saying? Very little. I'm getting odd impressions. Thank you. Do you have your captions on? The Access Eastern Time is no more, Alessandro. Dale Yeah. gave up. It stopped. Yeah, okay. Chi? Who? Dale Phi, Access Eastern Time. Oh, too bad. Okay. Okay. Yeah. But we are here, so nothing's lost. Abbiamo poi gli ultimi arrivati, che sono... quindi ha detto Colin che Access Eastern Time, condotto da Delphi, ha chiuso i battenti purtroppo. E va bene. Comunque, ci sono poi appunto gli ultimi arrivati, Access Express Australia, gestito da Ken Gorrell, e Access Beginners, anche questo gestito almeno per il momento da Juan, ed è l'unico gruppo che si rivolge esplicitamente ai principianti di Access. E poi ci siamo ovviamente noi, AUG Italia, i piccolini, gli ultimi arrivati, visto piccolini perché insomma, il VBA da noi è abbastanza marginale, mi sembra di capire, sia come diffusione che come conoscenza. Speriamo che con questi nostri incontri si possa in qualche modo migliorare la situazione. Ora, chi è questa gente? Beh, la definirei la crema degli sviluppatori VBA nel mondo. Guardate qui. Juan Soto, 13 anni MVP. George, 13 anni. Maria, 7. Dale, 4. Colin, 3 anni. Juanco, 2. E non finisce qui, questi sono i chairman dei vari capitoli, ma ci sono altri personaggi molto autorevoli che partecipano e supportano regolarmente il lavoro dei vari gruppi e della comunità intera. Ne cito solo altri tre, tra i più in evidenza: Carl Donau-Bauer, Crystal Long e Adrian Bell. Carl è il grande guru della comunità VBA mondiale, è MVP ininterrottamente da 26 anni, dal 98. Organizza ogni anno le due più grandi conferenze mondiali su Access, una la AEK, però è dedicata agli sviluppatori tedeschi, quindi se non parlate tedesco dimenticate adesso, e un'altra, l'Access DevCon, più internazionale, cui anch'io ho avuto l'onore di partecipare un paio di volte. Crystal è stata MVP per 14 anni, dovrebbe esserlo ancora, ma ho saputo che c'è stato purtroppo un problema tecnico nel meccanismo di rinnovo, e Adrian per 10 anni. Stiamo quindi parlando del top degli sviluppatori VBA nel mondo. Queste sono le persone con cui potete entrare in contatto partecipando alle nostre e alle loro riunioni mensili. C'è solo da imparare. Per chi non lo sapesse, MVP sta per Most Valuable Professional, è un riconoscimento ufficiale che ogni anno la Microsoft assegna a professionisti che si sono distinti in modo particolare nella condivisione delle loro conoscenze, nello sviluppo di una qualche tecnologia, quindi non solo Access. Persone particolarmente attive sui social, sui forum, sul web in generale, che magari hanno un sito dove condividono quello che sanno, quello che fanno. Per diventare MVP bisogna essere nominati da qualcuno interno alla Microsoft oppure da un altro MVP, quindi è un club abbastanza esclusivo. E considerate che di
Access MVP in questo momento ce ne sono al mondo, non lo so, mi pare meno di 20, una ventina, 15-20. È un riconoscimento prestigioso che non comporta vantaggi economici diretti, ma che certo fa una sua figura sul curriculum e porta comunque notorietà nella comunità internazionale. Oltre che speciali privilegi, ad esempio un contatto diretto col team di sviluppatori Access alla Microsoft per segnalare bug, per proporre nuove funzionalità o provare in anteprima le nuove versioni. Se siete interessati, potete partire da questo link che spiega un po' come funziona e come si diventa MVP. Torniamo a noi che, appunto, come già sapete, ci riuniremo tutti i secondi martedì di un mese alle 19:30 ora italiana, ammesso che si riesca a trovare qualcuno che voglia presentare qualcosa. Le modalità dei nostri incontri saranno simili a quelle di tutti gli altri gruppi, quindi ci sarà un presentatore, un intervento di uno speaker che parlerà di un qualche argomento inerente ad Access, ovviamente, a VBA, per circa Access, non necessariamente VBA, per circa 40-50 minuti e poi ci sarà spazio per domande, risposte, approfondimenti, eccetera, per un totale di circa un'ora o magari anche un po' di più se ci sono molte domande. In alternativa è anche pratica abbastanza comune avere due argomenti che vengono esposti in 20-25 minuti ciascuno, sia dallo stesso presentatore che da due presentatori differenti. Tenete presente che questo orario non è scolpito nella pietra, martedì 19:30, è solo che non va in conflitto con i calendari degli altri gruppi. Quindi se c'è un altro giorno o un altro orario, a maggioranza ovviamente, possiamo pensare di organizzarci diversamente. Bene, direi che come introduzione dovremmo esserci. Ci sono domande su quanto detto? Ah, se avete delle domande mentre io parlo, perché preferirei raccogliere alla fine, potete scrivere nella chat la vostra domanda, magari facendola precedere dalla lettera Q 2 punti, così è più facile poi distinguerla dal resto delle chat. Ci sono domande su quanto ho detto fino adesso? Benissimo, allora, essendo questo il nostro primo incontro, ovviamente tocca a me aprire le danze, chiaramente. Invece di parlare di un argomento particolare, però, ho pensato che potrebbe essere il caso di parlare di Access e del VBA stesso. E mi pare alquanto chiaro che in Italia il VBA sia assai meno popolare che nel resto d'Europa, come dimostrato anche dalla difficoltà con cui sto cercando di trovare speaker per le prossime riunioni. È usatissimo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, è anche relativamente diffuso nel resto d'Europa, mentre in Italia un po' è snobbato, un po' è ignorato, anche nel senso di proprio sconosciuto. Quando ho lasciato la BCE qualche anno fa, perché si era deciso che VBA non era più degno di essere preso in considerazione, senza far polemica, prima di andare via, prima di andare via organizzai una presentazione per illustrare ai grandi capi quello di cui si stavano privando. E vorrei oggi riproporre a voi la stessa presentazione. Penso che sia utile perché negli anni ho imparato che Access e VBA sono molto più potenti di quello che normalmente si crede e spero di dimostrarvelo non tanto in questo quanto in alcuni dei nostri successivi incontri, in cui vi mostrerò alcune delle cose più interessanti che ho fatto in questi anni, soprattutto nel campo delle interfacce grafiche e interattive. Le slide della presentazione sono in inglese, anche se colpevolmente non conoscete la lingua, non dovrebbe essere un problema. L'inglese, mi raccomando, va imparato. Ora, tempo fa pubblicai questo video sul mio canale YouTube, ma qualcuno poi si lamentò dicendo che mostravo informazioni confidenziali che non dovevano essere mostrate al pubblico. Di conseguenza, per evitare problemi, ho scelto di censurare le parti incriminate. Quindi nell'audio, che non sentiremo ovviamente, ma ho sovrascritto con un ronzio, anzi, ho sovrascritto con un ronzio questi segmenti, ma anche molti frame del video sono sfocati per evitare questa diffusione di informazioni riservate. Vabbè, segue ancora qualche fase di circostanza, ma lasciamo perdere. Come vi ho detto, dal 14 al 19 ho lavorato presso la Banca Centrale Europea qui a Francoforte, creando una serie di strumenti VBA a supporto di diversi progetti e stress test, che sono dei test finanziari
a cui sono periodicamente sottoposte le banche europee da parte della BCE per verificarne lo stato di salute e la resilienza, come si dice, rispetto a possibili scenari economici avversi. Magari vi sarà capitato di sentire in qualche telegiornale che la banca tal dei tali è a rischio oppure è sotto controllo da parte della BCE. Cioè, quelli sono i risultati degli stress test. Questa presentazione aveva lo scopo di presentare il VBA a quelli che avevano deciso che il VBA non gli sarebbe più servito, ma in realtà erano tutte persone che non ne avevano mai sentito parlare o ne avevano sentito parlare senza sapere a cosa servisse, o ancora pensavano di conoscerlo, ritenendo però che non fosse abbastanza buono, abbastanza potente. Per iniziare presenterò molto rapidamente VBA, solo pochissimi punti sui pro e contro a un livello molto alto. Probabilmente in questa prima parte non dirò nulla che già non sappiate, purtroppo, ma visto che ancora non ci conosciamo e non conoscendo la vostra esperienza nel campo, servirà perlomeno a metterci, come dire, tutti sulla stessa pagina, come dicono gli inglesi. Nella seconda parte, spero più interessante, vi mostrerò due applicazioni che ho sviluppato diversi anni fa quando ero consulente per le Nazioni Unite per dimostrare le capacità di Access quando si tratta di interfacce grafiche, perché sì, Access può essere utilizzato per produrre interfacce grafiche interattive e in effetti in questi ultimi anni questo è stato il mio principale campo di ricerca. Infine vi mostrerò un'altra applicazione che ho creato alla Banca Centrale Europea insieme al buon Simone, un'applicazione reale, un buon esempio di quanto possa essere complessa un'applicazione VBA. Lo scopo principale di questa presentazione per me era mettere in evidenza che il VBA è uno dei linguaggi di programmazione più sottovalutati e più sottostimati di sempre. La mia percezione era che ci fosse, e che c'è tuttora, un certo grado di disinformazione e di idee sbagliate su questo che a mio parere è un fantastico, fantastico linguaggio di programmazione. Quasi tutti sanno che VBA è il linguaggio di programmazione alla base delle applicazioni Office, ma non molti sono consapevoli delle sue potenzialità e questo accade per diversi motivi. Innanzitutto le applicazioni di Office sono abbastanza potenti già da sole, le interfacce offrono così tante funzionalità che gli utenti normali ne sono più che soddisfatti e non sentono a volte nemmeno il bisogno di codice aggiuntivo. Anzi, sanno benissimo che usano forse il 50% o forse anche meno delle funzionalità disponibili e probabilmente non sanno nemmeno cosa faccia il restante 50% e di questo sono contenti. Lo stesso VBA è molto facile da imparare, almeno a livello base, e per qualche motivo facile è sempre spesso considerato un sinonimo di non buono o troppo semplice. E inoltre non può essere considerato un vero linguaggio orientato agli oggetti, che oggigiorno è l'approccio mainstream, no? L'approccio fondamentale alla programmazione, perché non implementa il concetto completo di oggetto. L'ambiente di programmazione in sé è vecchio, non fornisce molto aiuto allo sviluppatore rispetto ad ambienti di programmazione più moderni che creano automaticamente strutture di codice, suggeriscono la sintassi corretta, evidenziano errori, collegano automaticamente librerie esterne e così via. Quindi ha qualche lato positivo? Beh, innanzitutto è economico, è già incluso in Office, che non costa neanche tantissimo. Altri linguaggi e framework come .NET, per esempio, richiedono uno strumento separato, tipo Visual Studio, e quindi una procedura di acquisto, una licenza, costi aggiuntivi per ulteriori licenze, supporto, formazione, eccetera. Scrivere codice è facile, veloce e anche la manutenzione del codice è più semplice rispetto ad altri linguaggi. Questo è ottimo nella fase iniziale di un progetto per creare una prova di concetto o un prototipo, ma anche durante la durata di vita di un progetto è bello avere la possibilità di apportare modifiche rapide e aggiungere funzionalità in brevissimo tempo. L'intera applicazione è
solitamente incorporata in un singolo file, quindi normalmente la sua distribuzione agli utenti o la sua migrazione su un'altra unità non sono grossi problemi. E anche se le applicazioni di Office sono potenti di per sé, VBA può comunque aumentare esponenzialmente la loro potenza e spero di potervi mostrare cosa intendo in pochi minuti. Quindi, dato che l'interfaccia fornita è così potente, qual è lo scopo di VBA? Ci sono almeno due principali aree di interesse. Uno sicuramente è estendere ed espandere la potenza di una singola applicazione di Office. Non tutto è possibile solo tramite l'interfaccia, soprattutto se si ha bisogno di un'applicazione che parli, che comunichi con un'altra applicazione. E in effetti VBA può abilitare la comunicazione tra applicazioni Office e questa è la funzionalità più potente. Per esempio, Excel ed Access, i dati possono essere estratti da un file Excel, archiviati in Access. Viceversa, i dati di un database Access possono essere utilizzati per popolare un foglio Excel. Word e PowerPoint, il testo e le immagini in Word possono essere esportati in PowerPoint e creare automaticamente una presentazione e viceversa il testo e le immagini di PowerPoint possono essere importati in Word per trasformare la presentazione in documento scritto. Access e Outlook è un classico. Access può eseguire la scansione delle cartelle di Outlook eseguendo azioni sulle email, ma non c'è limite alle possibilità. Ad esempio si può creare un sondaggio. Access crea e invia mail con le domande tramite Outlook, inizia a monitorare la posta in arrivo, estrae le risposte dalle mail non appena arrivano e le memorizza in un database. Può anche inviarli a un file Excel per alimentare grafici, formule, statistiche, tabelle, pivot e altro, o a una presentazione PowerPoint che mostra i risultati, magari dopo un'aggregazione dei dati. E si può anche magari voler ricevere una mail giornaliera con questi documenti allegati, un riepilogo delle cifre giornaliere. Tutte queste operazioni possono essere eseguite automaticamente dall'utente con pochissimi clic. Ma questi sono alcuni esempi basilari. L'immaginazione è il limite. Qual è il ruolo di Access in tutto questo? Per me Access è in assoluto l'applicazione Office più ingiustamente disprezzata e sottovalutata. Viene spesso considerato un gestore di database giocattolo, in grado di gestire solo poche centinaia di record, e sì, può creare macro, ma sono difficili da scrivere, non c'è nemmeno un registratore di macro, come in Excel, non sono abbastanza flessibili, non sono abbastanza potenti, che a quanto pare è un termine sempre molto usato, e basta, finito lì. Ora, io lavoro professionalmente con Access da più di 25 anni, 26 ormai direi, e posso dire che ci sono cose che si possono fare con Access che non tutti conoscono. Ad esempio, non tutti sanno che si possono avere database fino a 2 GB, il che può significare milioni di record, non poche migliaia. E se 2 GB non bastano, è possibile dividere il database in più blocchi per aggirare questa limitazione e passare da un database all'altro tramite codice. Pensate ad esempio a dati storici, no? Con un database all'anno, per esempio. È possibile avere utenti simultanei che accedono allo stesso database, fino a 10-15 e anche di più in alcuni casi. Esempio reale, da me personalmente realizzato alla BCE, quelli che dicono al massimo 2 o 3 fondamentalmente non sanno di cosa parlano. Se poi si ha bisogno di più utenti, si può connettere un'interfaccia Access a una qualsiasi delle piattaforme di database più utilizzate, per esempio MySQL, SQL Server, Oracle. In altre parole, si può avere un database Oracle con tutte le caratteristiche in termini di sicurezza, login, prestazioni, capacità e così via, con un'interfaccia Access facile e veloce ed economica da sviluppare e mantenere. E l'obiezione qui è sempre, sì, ma le interfacce di Access sono limitate, sono noiose, sono brutte. E questo perché parlando di Access probabilmente si è abituati a vedere qualcosa del genere. Un elenco infinito di record, oppure una cosa come questa, abbastanza bruttina, o questa orrenda interfaccia molto, molto vecchia scuola, o questa se si è fortunati, almeno questa è pulita e colorata. Ma sono d'accordo, sono piatte, noiose e nemmeno del tutto utili quando si hanno grandi quantità
di dati, le relazioni fra i dati non sono chiare, spesso non è nemmeno facile orientarsi senza perdersi o perdere di vista il quadro generale. Ma questa non è una limitazione VBA o di access, si tratta di tempo limitato, di budget limitato o creatività limitata dello sviluppatore, perché con un po' di tempo e un po' di fantasia si può avere qualcosa del genere. Questa è un'applicazione di Access, un normale file di Access, e quello che vedete è un form di Access standard, ma invece di mostrare un elenco infinito di record o caselli di testo e pulsanti, viene utilizzato come una tela su cui disegnare. Naturalmente dietro questo modulo c'è del VBA, circa, mi pare, 3500 righe. In realtà questa era solo una prova di concetto, quindi la grafica non è particolarmente sofisticata, ma è un esempio di quella che io chiamo interfaccia dinamica, vale a dire un ambiente grafico interattivo in cui ci sono degli oggetti sullo schermo con cui si può interagire, afferrarli con il mouse, trascinarli, rilasciarli, spostarli da un lato all'altro, collegarli con linee e così via. È colorato, è visuale, posso dire per esperienza che è molto divertente da usare e ad essere sincero non mi sembra così noioso. Questo tipo di interfaccia è stato il mio campo di lavoro, campo di ricerca prevalente negli ultimi anni. Non solo, è anche possibile creare qualcosa di più strutturato come questo che ho creato nel 2009 per la WFP Etiopia. Qui la necessità era quella di organizzare l'arrivo delle navi cariche di cibo, di generi alimentari, nei 3 principali porti che servono l'Etiopia, Djibouti, Berbera e Porto Sudan. Ogni porto aveva un proprio costo di attracco e ogni nave aveva un costo giornaliero dovuto principalmente a 2 fattori: i giorni necessari per l'attesa all'ormeggio, quando la banchina era occupata da un'altra nave, e i giorni necessari per scaricare effettivamente il cibo. Quindi l'obiettivo era ovviamente quello di ridurre al minimo il costo complessivo per tutte le operazioni della nave durante l'anno, o meglio, durante un periodo di tempo generico, e allo stesso tempo tenere memoria di cosa era stato fatto e quando. La timeline scorrevole svolge efficacemente queste attività perché consente all'utente di scorrere avanti e indietro per giorno, settimana, mese o anche trimestre. E prima di questo tutti i calcoli venivano fatti su un enorme foglio Excel. Posso dirvi che era un vero incubo da usare, e ancor peggio da mantenere, e talvolta non era nemmeno facile da capire. Access e anche qui circa 3000 righe di VBA hanno fornito invece una soluzione grafica user-friendly, facile da usare, che ha anche il vantaggio di mostrare una grande quantità di informazioni racchiuse in un unico schermo, perché qui su questo singolo form ci sono informazioni sulle date di arrivo di ogni nave, i giorni di attesa, giorni necessari per scaricare il cibo, la data di partenza, informazioni sulla nave stessa, nome e carico totale, statistiche sul tempo di attesa, sul costo totale per ogni molo e via discorrendo. Si possono esplorare diverse soluzioni semplicemente trascinando le navi, modificando le date di arrivo o addirittura cambiando porto per trovare la combinazione più economica. Come potete vedere, le navi vengono ridimensionate automaticamente per tener conto della presenza di altre navi allo stesso ormeggio. Se si trova una soluzione che piace, si può utilizzare la modalità simulazione per congelarla in qualche modo e confrontarla con altre soluzioni senza perderla. Questo è il costo della soluzione attuale e ora si può giocare con le navi cambiando date, moli, porti, vedere come cambia il costo totale, aumentando, diminuendo, finché non si trova una soluzione più soddisfacente o si decide che quella originale era la migliore. Alla fine si può scartare la simulazione e mantenere la soluzione originale o viceversa. E ovviamente la configurazione scelta può essere salvata nel database. E tutto avviene su un unico form. Entrambe le applicazioni, questa e quella prima delle barche, sono veri e propri strumenti di pianificazione, strumenti di supporto al processo decisionale che comprendono logistica, finanza, budget, problemi organizzativi. E questo tipo di applicazione è molto economico da realizzare, molto divertente da usare, facile da usare, una curva di apprendimento più o meno piatta,
senza bisogno di costose e noiose sessioni di formazione del personale, eccetera. Quindi sì, questo è noioso, sono totalmente d'accordo. È anche noioso da realizzare, mortalmente noioso dal punto di vista di uno sviluppatore. Ora però, carine le navi, simpatica l'Etiopia, ma non è che uno normalmente ha a che fare con questo tipo di cose. Quindi, che altro si può fare con Access che sia più vicino alla nostra, tra virgolette, realtà fatta di aziende, società, conti bancari, finanziari, eccetera. Vi mostro quindi uno dei tanti strumenti che ho creato presso la Banca Centrale Europea nei 5 anni in cui ho lavorato lì, insieme a Simone, come ho detto prima. Ho scelto questo, ma devo dire che la scelta è stata difficile perché ci sono molte applicazioni che mi sono davvero piaciute e ognuna di esse sarebbe un ottimo esempio della potenza di VBA. Allora, nel 2016 ci fu un grande stress test condotto dalla BCE sulle banche europee e l'intero esercizio era guidato da un sistema basato su Access, realizzato proprio da Simone, che funzionava bene, ma prevedeva molte azioni manuali, molti interventi manuali. Quindi, finito l'esercizio, ci siamo messi con Simone a progettare una versione completamente nuova, il cui acronimo ufficiale era SPLS, ma tutti lo chiamavano Star 2. Lo chiamavamo Star 2. Non posso mostrarvi i dettagli del sistema, che erano discussi in questa parte adesso censurata del video, perché fanno parte di quelle famose informazioni riservate di cui dicevo all'inizio. Perciò ve li riassumo velocemente a voce. Allora, per farla breve, uno stress test funziona così. La BCE invia un file Excel alle banche sottoposte a test. Questo file Excel può contenere decine di migliaia di punti d'ingresso che le banche devono compilare con i propri dati finanziari. Poi questi file vengono rinviati alla BCE, che ne verifica la validità, la correttezza, eventualmente chiede alle banche correzioni e chiarimenti, quindi c'è questo andirivieni di documenti, di file Excel avanti e indietro, che viaggiano via mail. I dati vengono infine importati, non necessariamente via mail, i dati vengono infine importati dai file Excel in un database dove vengono elaborati. Poi vengono simulati scenari economici per vedere come reagirebbero le singole banche in quelle situazioni e i risultati sono quelli che a volte sentite al telegiornale. Il compito che SPLS doveva svolgere era l'acquisizione dei dati, cioè doveva leggere le centinaia di file Excel in arrivo, controllare i dati e importarli nel database. Parliamo di 108 banche, quindi per un totale di diverse centinaia di migliaia di dati, quindi una roba molto grossa. Il sistema era basato su una serie di loader, piccoli file di access posizionati su macchine virtuali, il cui unico compito era chew and spit, masticare e sputare, cioè gli venivano assegnati dei file Excel e loro dovevano estrarre i dati, eseguire controlli, statistiche, calcoli vari e poi salvare i risultati in un database. Il tutto ovviamente in automatico, senza interventi umani. Tutti questi loader erano coordinati e gestiti da un master, un altro file access. Il master aveva accesso a tutti i file delle banche, era responsabile della distribuzione di questi file ai loader, mantenendo i carichi di lavoro bilanciati, in modo che nessun loader fosse mai sovraccarico o inattivo. Il sistema era scalabile, infatti si poteva avere un numero qualsiasi di loader e si potevano anche aggiungere più loader dinamicamente, attivandoli durante l'esercizio. Il master li riconosceva immediatamente e li metteva al lavoro. Ogni loader generava periodicamente un report sul suo stato e sulla sua attività. Il master raccoglieva tutti questi report, aggiungeva il proprio report di stato e di attività e rendeva queste informazioni disponibili al terzo livello del sistema, il controller, un altro file di access che poteva essere copiato su qualsiasi computer, mostrando agli utenti informazioni sullo stato e sull'andamento del processo. Era anche altamente resiliente, come si dice. Se un loader smetteva di funzionare per qualsiasi motivo, ad esempio un guasto della macchina, il master poteva riprendere i suoi dati, escludere quel loader e ridistribuire i file ai loader attivi. Se il master stesso smetteva di funzionare, anche quello non era un problema perché c'erano altre 2 istanze del master in attesa in background. Non appena il primo falliva, uno degli altri 2 prendeva automaticamente il suo posto e continuava il processo dal punto in cui era stato interrotto.
Questo è uno screenshot della schermata principale del controller. Sul lato destro viene mostrato lo stato e altre informazioni su ogni singolo file in elaborazione, quindi assegnato, rifiutato, in corso e così via. Si poteva anche dare la priorità ad alcuni file in modo che venissero inseriti in cima alla coda del loader e elaborati prima degli altri, ma si poteva anche eliminare un file, congelarlo, sospenderlo e via dicendo. Facendo doppio clic su un file era possibile visualizzare un registro dettagliato della sua elaborazione dal momento in cui era stato assegnato al loader fino al completamento. E c'era anche una sequenza temporale grafica che mostrava a colpo d'occhio i passaggi principali, il tempo e il risultato del processo. Inoltre un riferimento incrociato agli altri file presentati dalla stessa banca e cliccando su uno di essi se ne aprivano i dettagli. Ma il vero valore aggiunto di questo strumento era la mappa visualizzata nel controller, la mappa di rete, che mostrava lo stato delle connessioni di rete di ciascun componente. In questo esempio, che non è un'immagine fittizia, ma è uno screenshot reale preso durante i test, vediamo che i caricatori da 1 a 5 sono attivi e funzionanti. I numeretti indicano la dimensione delle code di lavoro. Il 6 non risponde per qualche motivo, forse la macchina virtuale è bloccata o inattiva, non lo si sa. Quindi la sua coda è stata svuotata dal master e i file ridistribuiti ai loader attivi. Il 7 è grigio perché il suo stato è sconosciuto e questo perché c'è un problema di rete qui evidenziato. Il master non può comunicare con il loader, quindi è necessario l'intervento dell'amministratore di sistema. E questa mappa veniva costantemente aggiornata in modo che qualsiasi problema venisse segnalato entro 2 minuti. Era anche interattiva, quindi facendo clic su un loader un admin poteva forzarlo a chiudersi, a congelarsi, a rimanere inattivo, a bloccarsi, a disattivarsi e lo stesso per il master. Un gran lavoro fu dedicato anche al sistema di logging e auditing, ad esempio. Gli utenti avevano pieno accesso al registro di qualsiasi loader con i dettagli di tutte le loro attività. E lo stesso con i 3 master. Gli amministratori potevano anche forzare l'attivazione di uno dei master di backup per qualsiasi motivo, problemi di rete, di prestazioni, ok. Ultimo, ma non meno importante, era disponibile anche un registro completo di downtime, i tempi di inattività per ciascun loader e per ciascun master, che era una cosa poi molto utile per auditing, statistiche, risoluzione dei problemi e così via. Ora, questo progetto richiese davvero tanto lavoro, sia in termini di progettazione che di sviluppo. Questi sono i 2 pazzi che l'hanno fatto. Abbiamo dovuto progettare algoritmi efficienti, abbiamo dovuto definire e impostare una struttura di rete adeguata e formalismi per descrivere tutte le azioni, gli stati, le transizioni di stato, il flusso di informazioni, la comunicazione fra i moduli e così via. Quel che vedete qui è solo una parte della documentazione che abbiamo generato e delle funzionalità che abbiamo sviluppato. Ora, il motivo per cui vi racconto tutto questo non è per vantarci, ma per attirare la vostra attenzione sul fatto che qua si trattava di un progetto enorme, un progetto a livello corporate, a livello europeo. Eppure il VBA è stato sufficiente da solo per fornire una soluzione adeguata, efficiente, efficace, totalmente scalabile, altamente resiliente, estremamente economica. Qui non c'è Python, non c'è Java, non c'è .NET, non c'è C Sharp, ci stanno solo 2 pazzi e 12.000 righe di VBA. E alla fine ci sono voluti 3, 4, 5 mesi, quindi è stato anche relativamente veloce. E qui finiva la presentazione. Quindi, penso di poter dire senza tema di essere smentito che VBA e soprattutto Access, se adeguatamente padroneggiato, è uno strumento potente, più potente di quanto probabilmente pensate o pensavate fino ad ora, si spera. Automazione, supporto alle decisioni, supporto alla pianificazione, persino visualizzazione dei dati, ma di sicuro non è il linguaggio di scripting povero e limitato che molte persone pensano che sia. Quindi, se vi state avvicinando adesso ad Access, dateci dentro. Se già lo usate da un po' di tempo, continuate, moltiplicate gli sforzi, esplorate, provate, tentate nuove strade, perché se avete in mente qualcosa, è possibile che sia possibile realizzarla, non importa quanto pazza possa sembrare. Se ci sono domande o commenti, aprite il vostro microfono e parlate senza timore.
Niente, vi siete addormentati. No, solo sapere se cosa fanno adesso la banca centrale. L'hanno dismesso, siamo passati un altro o continua a vivere questo sistema? Sì, no, sono passati a un altro sistema in cui Ok. hanno appaltato un'azienda esterna che sta guadagnando un sacco di soldi, hanno fatto un Chiaro. sistemone che unisce, non so, tipo 35 sistemi diversi di comunicazione, di orchestrazione del software, comunicazione fra utenti, una cosa folle per fare più o meno quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto noi con questo Access. Ma la mia idea su Access è che non girano soldi su Access, nessuno ci guadagna. Non ci sono contratti grossi, assistenza, interventi, sai, patch, come dire, formazione, tutte queste cose qui. Quindi non girano soldi su Access. Salvatore, hai alzato la mano. Sì, 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 innanzitutto grazie Alessandro, effettivamente quello che avete fatto voi, tu e Simone è veramente sbalorditivo, quindi dal mio punto di vista avete sicuramente fatto un lavoro di profondità, quindi anche perché avevate deciso fin dall'inizio di utilizzare tutto il VBA. Sì. Già hai risposto perché la mia domanda era perché poi quando hai fatto questa presentazione sulle potenzialità del VBA non hanno preso in considerazione questa possibilità? Tu hai detto perché non girano soldi. Politica. Allora, quindi politica. Però un'altra domanda a seguire è questa. La Microsoft ci crede ancora in Access oppure tenderà in qualche modo a chiudere i ponti proprio per, non lo so, per un'altra politica? Ecco. Questo è un tema sempre molto dibattuto e molto scottante. Attualmente non c'è notizia di abbandono o sostituzione di Access per i prossimi anni. Anzi, in queste prossime versioni, forse già da adesso, no, ancora no, ci saranno delle innovazioni. Per esempio, c'è un nuovo editor per le query, un po' più sofisticato, basato sul Monaco. E ci sono delle nuove chart, dei grafici più moderni, beh, uso anch'io questa parola, più potenti, dai. Quindi c'è ancora qualche miglioramento che viene fatto, qualche, come dire, non solo manutenzione, ma anche tentativo di espandere un pochino. Però certo che non sembra essere una priorità per la Microsoft. Considerate anche un'altra cosa, due notizie devastanti. VBScript sta per essere deprecato e questo potrebbe avere, non VBA, VBScript, poi questo potrebbe avere conseguenze però anche su Access, sulla libreria che usa i dizionari, per esempio. Potrebbero esserci conseguenze. La notizia più devastante è che dalle prossime versioni Outlook non sarà più controllabile tramite VBA. Cioè quell'esempio che facevo qui, che Access, no, manda mail tramite VBA, sì, tramite Outlook usando VBA non sarà più possibile perché Outlook non supporterà più VBA. Quindi ci saranno centinaia, se non migliaia di sistemi che usano questa funzionalità che dovranno essere rivisti, ristrutturati, riscritti, non lo so. Questo sarà veramente devastante. Comunque, dismissione di Access no, ancora non se ne parla. Grazie. A te, Buonasera, buonasera, Massimiliano Massimiliano, Amendola. dimmi. Ciao Massimiliano. Allora, purtroppo il discorso di Access non ha immenso mercato, quello è il problema grosso. Proporsi con una professionalità in VBA sul mercato diventa sempre molto molto difficile. Però io sono un sviluppatore di VBA dal 2000, insomma, innamorato folle di questo strumento, per amor di Dio, in una conferenza che organizzavamo. Per scherzare ci abbiamo fatto anche il caffè, insomma, collegando la macchinetta del caffè, Mhm. davamo corrente, insomma, proprio per dire, guarda, abbiamo fatto pure il caffè con Access. È vero però che il mercato mal sopporta lo strumento, cioè Access, insomma, come applicazione. E
Microsoft ci ha disabituato alle innovazioni. Credo che l'ultima sia stata con i ribbon, con l'oggetto printer, stiamo parlando del 2007. Adesso questo editor di query è un po' marginale come tipo di innovazione, anche perché io per esempio in tutti i miei progetti uso sempre SQL Server alle spalle, quindi e uso poche query, nel senso che o VBA oppure direttamente con le store procedure, all'interno con store procedure fatte direttamente sul server. Perché vedere un'applicazione piena di query salvate, insomma, a me non fa impazzire. Concordo. Il problema è che Microsoft ci supporta poco. Ci sono una serie di necessità, una serie di bug che non verranno mai risolti, una serie di funzionalità che non verranno mai fornite. Insomma, diventa dura la vita da sviluppatore Sì. puro di VBA, secondo me. Sì, Ed è sono per questo che d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo. Come dicevo prima, è un ambiente vecchio, anche semplicemente l'editor del codice è vecchissimo, non sì, fornisce praticamente nulla. è del 97, è Sì, della versione 97. sì. Ripeto, a parte il printer e l'oggetto ribbon, poi Mm, è stato messo molto molto poco. sì, 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 Per il sono- discorso, per esempio, dell'automazione, Outlook, io in alcune applicazioni utilizzo la fatturazione elettronica, l'invio con FEC, e quindi questo sarà un grosso problema. Però ci sono anche perfetto. altri oggetti Sì, sì, tipo CDO, insomma, che possono sopperire. Però sì, è chiaro che certo. l'integrazione dell'Office è sicuramente la migliore. Anche perché, secondo me, il fatto di aver trovato questo strumento eccezionale, nel senso che nessun altro strumento RAD ha un editor di codice, ha il collegamento alle tabelle, ai report, tutto quanto dentro, insomma, nessuno è fatto così. Il fatto di stare nel pacchetto Office è sempre stato snobbato anche dai colleghi sviluppatori di altri linguaggi, insomma. Molto. Sì, sì, assolutamente d'accordo. E questo è un grosso problema. Lo so, non sono troppo d'accordo quando dici che non è molto diffuso. Non è molto diffuso in Italia, ti assicuro che negli Stati Uniti, Inghilterra, ma anche nel resto d'Europa c'è sempre, ogni giorno c'è qualche richiesta per uno sviluppatore VBA. Il problema è la lingua. Io sto qui in Germania, non parlo tedesco perché non mi è mai servito e ho difficoltà a trovare qualche contratto proprio per questo motivo, ma richieste ce ne sono tantissime. In Italia purtroppo, come dicevo prima, è abbastanza snobbato e sconosciuto. Comunque, allora, vi do alcuni link utili. In primis l'home page di AUG, accessusergroups.org, da cui potete iscrivervi a uno qualunque dei vari gruppi. Qui avete la lista dei gruppi, sceglietene uno e vi potete iscrivere. Anche noi abbiamo un'home page, l'indirizzo è ovviamente accessusergroups.org Italia, e sullo stesso sito potete accedere al calendario degli eventi, qui per esempio, di tutti i gruppi. Se trovate un meeting che vi interessa dovete solo prendere nota dell'ora e del giorno, dell'ora e del link che dovreste trovare sulla pagina dedicata, eccolo qui, è abbastanza standard per quasi tutti i gruppi, e quando sarà il momento cliccate sul link e siete dentro, fine. Ovviamente dovete tener conto della lingua e della differenza dei fusi orari. Se già non avete un sistema che preferite, vi consiglio TimeBuddy, worldtimebuddy.com, per convertire un orario in un altro, ma di strumenti simili ce ne sono tantissimi in giro. Scegliete uno qualunque. Infine vi lascio anche l'indirizzo del mio sito e del mio, perché insomma la pubblicità è l'anima del commercio, e del mio negozio online, dove potete trovare diverse cose, alcune persino gratuite, che magari possono servirvi o servire da spunto per altre cose. A questo proposito vorrei ricordarvi ancora una volta che l'attività primaria di AOG è la condivisione delle conoscenze su Access e ripeto e voglio essere molto chiaro su questo, nessuno vi chiederà mai dei soldi e difficilmente qualcuno ve ne darà per partecipare all'attività
di uno qualunque dei gruppi, sia come spettatore che come relatore, che come presentatore. Oggi d'altra parte l'avete sperimentato in prima persona. È un mezzo per rimanere aggiornati, per crescere, per condividere informazioni, idee e per conoscere altre persone. Per rimanere aggiornati sui nostri prossimi incontri, prossimi eventi, avete un paio di scelte. Potete visitare il nostro sito AOG, qui trovate il lancio per il meeting successivo, oppure anche sul mio sito. Io pubblico sempre tutto qua, Access Use Group Italia, con informazioni e link e orario, l'orario è sempre quello, per il meeting successivo. Ovviamente, oppure potete registrarvi sul Access User Groups Italia. Io ovviamente suggerisco la registrazione, anche perché avere parecchi iscritti non può che farci del bene, ma più che altro vi arriverà, se vi registrate, una mail con tutte le informazioni qualche giorno prima, quindi orari, link e tutto quanto. A questo proposito vi prego anche di spargere la voce fra colleghi, amici, conoscenti, sui vostri canali social, ovunque, riguardo l'esistenza di questo nuovo gruppo. Abbiamo bisogno di crescere. E per concludere vorrei anche ripetere l'appello che sto diffondendo da qualche mese. Fatevi avanti. Non è necessario parlare di meccanica quantistica, è sufficiente un argomento, anche non particolarmente avanzato, magari un'applicazione che avete sviluppato, che voleste sviluppare. Qualunque cosa che riguardi Access è ben accetta, tanto ci sarà sicuramente qualcuno interessato a quello specifico argomento. Quindi, bando alla timidezza, fateci sapere se volete presentare qualcosa nei prossimi mesi. Come ho già detto, è uno strumento di crescita personale e professionale. E comunque fa anche curriculum, perché se nel curriculum mettete che avete fatto delle presentazioni a livello nazionale e internazionale, fa sempre effetto. Allora, Ale, scusami, dimmi. c'è una domanda in chat di Sì, Rob. dimmi. Una delle voci con le quali si scontra spesso Access è la possibilità di realizzare sistemi accessibili via web. Sembra che SharePoint e Power Apps non siano granché diffusi. L'accesso via RDP è attualmente l'unico papabile. Ci sono alternative efficaci per mantenere la velocità di sviluppo di Access in web? Che io sappia no. SharePoint si è rivelato una mezza sola per tanti motivi, non è facilissimo, non dà tutte le funzionalità che dà un database di Access. RDP ovviamente sarebbe l'accesso remoto, insomma ha i suoi problemi, ma Access non è mai stato pensato per funzionare su web, mai. Già su un network interno già c'è qualche problemino. È stato sempre progettato e pensato come uno strumento locale per database piccoli, tutto sommato, database locali, e volerlo usare su web è un po' una grossa forzatura. Microsoft ha messo appunto a disposizione alcuni strumenti, SharePoint, Dataverse, altre cose, ma insomma ci sono grossi problemi e comunque le potenzialità, le funzionalità offerte non sono mai all'altezza di un database locale. Se dovete andare su web, è forse consigliabile utilizzare qualche altra tecnologia, un po' più moderna anche. Ho risposto? Sì, lo stesso magari si può Access. dire per quanto riguarda le app. Anch'io ho dovuto applicare su due palmari che usiamo in azienda che hanno un lettore barcode, però la soluzione RDP per avere una piccola mascherina fatta da me direttamente collegata al database, ma l'abbiamo svangata via così. Non è la soluzione Sì. nativa, No. però Sì, no, si massima può. resa, minima spesa. Sì, ma si può certo trovare qualche workaround, come si dice, qualche stratagemma per fare quello che si deve fare. Però, ripeto, è una forzatura, è una cosa per cui Access non è mai stato progettato. Ok, allora, altre domande, Simo? Qualcun altro? No, posso così. Va bene. Allora, il mese prossimo avremo il nostro primo vero incontro e sarà Filippo ad aprire le danze. Filippo vuole mantenere l'anonimato sul suo cognome e noi rispettiamo questa sua scelta.
Il titolo della sua presentazione sa molto di film di Lina Wertmüller e recita La struttura maschera sotto maschera nella relazione uno a molti, lo strano caso della somma nel sottoreport. Filippo, vuoi spiegarci in un paio di minuti di cosa si tratta? La mia timidezza negli ultimi 40 minuti è salita alle stelle. Perché? Dopo una presentazione così, Ah, vabbè. io cosa penso di fare il mese prossimo? Questo è un argomento interessante. Dai, spiegaci di che si tratta. Come ci si orienta all'interno di una maschera e di una sottomaschera, quando si è in un punto, quando si è in un altro, come raggiungere i controlli da un punto all'altro, e poi mi sono subito giocato l'asso che è quello che chiamo un bug che penso di aver scoperto io per primo Mhm. e che si verifica quando si è in report e sotto report e si vuole nel report principale prendere un dato che è nel sottoreport. E quindi il mese prossimo spiegherò dov'è il problema e come si può risolvere comunque. Ok, Ale, scusami di nuovo, dimmi. c'è un'ultima domanda da Sì. parte di Maurizio. Voleva avere più delucidazioni riguardo questa cosa di Outlook che non supporterà più VBA. C'è poco da delucidare, Matteo. Dite agli utenti di non cliccare sulla label usa nuova versione Outlook. Da Magari, dentro. magari fosse così facile. È così. Magari. È così, non supporterà più il COM praticamente, quindi la gestione la libreria di Outlook, il VBA sostanzialmente, non sarà più possibile comandarlo da remoto. Proprio farci niente, neanche aprire un messaggio, No, che io sappia no. proprio niente, Niente. Anzi, né se non cercare ho nelle capito male, mailbox. no, ma tra l'altro non ho seguito attentamente per altri motivi, ma insomma mi sembra di aver capito che non sarà nemmeno più disponibile nel pacchetto Office, cioè sarà disponibile solamente la versione online, la versione su cloud, diciamo. Ecco, Questo prendetelo con le molle d'accordo. perché non sono sicuro di aver capito bene, perché ripeto, ci sono passato sopra un po' così, velocemente. Però ecco, Confermo, ne ha data ampia notizia Carl Donabà. Ok, perfetto, ok, avevo capito bene allora. Grazie. Va bene, allora, vi ricordo che tutte le registrazioni dei nostri incontri saranno pubblicate sul nostro canale YouTube e qui, sulla nostra pagina, AUG Italia. Qui troverete i link ai nostri meeting pubblicati su YouTube. Se no, se preferite, c'è il canale YouTube dell'AUG totale, cioè playlist, trovate tutti i video di tutti i gruppi, tutte le registrazioni di tutti i gruppi, tutti i video fatti fino adesso e tutti ovviamente in inglese o spagnolo o tedesco addirittura, quindi sappiatelo. Comunque stanno tutti qua, anche qui compariranno anche i nostri, c'è un'altra cartella AUG Italia. Ci sono altre domande? Altri commenti? No, perfetto. Allora questo è davvero tutto. Terminiamo qui il nostro incontro. Alessandro, Chi è? prima di chiudere, Alessandro, quindi io, Salvatore, Dimmi. dico, quindi se ci iscriviamo al gruppo di Access User Group Italia, a te poi Sì, risulterà, diciamo, e quindi ci arriverà la comunicazione, diciamo, sì, puntuale per il prossimo incontro, capito bene? corretto. Ok, siccome anch'io mi ero proposto per dire due piccole cose, Mhm. stabilirei tu il calendario, diciamo, interventi, così uno si può pianificare un po' il lavoro che può presentare. Sì, guarda, in questo momento l'unica cosa sicura è Filippo il 12 novembre. Dopodiché forse dicembre è preso, forse, ma devo ricontattare. No, siccome ho sentito poc'anzi, se non sbaglio, Massimiliano che voleva proporsi pure per un Ma intervento. va benissimo, però ripeto, fino adesso di sicuro c'è solo novembre, quindi da dicembre in poi è tutto aperto. Va bene, Ok, quindi questo. decidete Ok. voi in base ai vostri impegni, ai vostri tempi, quello che io sono qui a vostra disposizione, cerchiamo di organizzare le cose
il meglio possibile. Fatemi sapere le vostre proposte, le vostre disponibilità. E soprattutto complimenti per l'iniziativa, anche insomma il retroterra si capisce è di alto livello professionale. Grazie. Grazie, grazie. Ma speriamo, ripeto, è una cosa per crescere tutti quanti insieme. Io continuo a imparare cose nuove seguendo gli altri gruppi, non si finisce mai di imparare. Va bene, allora questo è davvero tutto, 8:40, beh ci siamo 5 minuti di ritardo, va benissimo. Grazie a tutti, grazie davvero, non mi aspettavo Grazie. 16 presenze. Grazie. Ci vediamo il 12 novembre, Filippo tocca a te, mi raccomando.